Ciao a tutti! Oggi vi mostrerò come creare un taccuino per gli schizzi, come questi, utilizzando del materiale di riciclo. Creare questi taccuini è facilissimo, infatti useremo del materiale che chiunque ha a casa di recupero, un cartone delle fette biscottate, della carta da stampante, del filo da arrosto e dello scotch da pacchi trasparente, ma è opzionale. Naturalmente anche le forbici per tagliare il cartone. Quindi adesso taglierò il cartone in modo tale da ottenere la faccia più grande, fuori camera, non sto a registrarlo, così faremo prima. A presto! Ecco qua, quindi ci è voluto qualche minuto per ritagliare le facce più grandi di questo cartone e siamo rimasti con questo. Allora io penso che userò questo. Cosa bisogna fare? Bisogna rivoltarlo e allora quello che a me piace è creare una taschina nei taccuini, così come questa, vedete? Così posso metterci dentro delle foglie, quello che trovo, dei fiori, delle carte, così. Allora ci servirà avere 2 volte il foglio e un po' di più, la grandezza di un A6. Cosa ho fatto? Ho diviso a metà un foglio da stampante e l'ho ripiegato a metà, quindi questa è una mazzetta da 10 metà. Allora appoggiamo la mazzetta qui all'estremità e segniamo un po' di più ad occhio, poi riposiamo la mazzetta qui e segniamo di nuovo un po' di più. Quindi questo ci basterebbe per fare una copertina che va al di là di tutta la mazzetta. Anche qui segniamo un po' di più e questa parte la useremo per fare la tasca. Allora adesso io prendo le misure, perché mi piace fare le cose abbastanza precisamente, faccio il rettangolo e poi lo comporremo insieme. Ecco fatto, quindi ho usato squadra e righello per tracciare le linee, sulle quali adesso andrò a ritagliare. Adesso andrò a ritagliare. Scusate, ogni tanto faccio degli errori di italiano, è perché vivo dal 2011 all'estero. Ho passato 3 anni e mezzo in Germania, 8 in Francia e ogni tanto mi mescolo un po', scusate. Anzi, mi piace parlare italiano adesso perché è un po' un'occasione di parlare a tutti voi. Adesso parlo solo in italiano, non solo a mia figlia, quindi ecco fatto. Adesso per piegare correttamente queste parti ho un trucchetto, cioè quello di tracciare con la punta delle forbici, di tracciare qui, come se stessi passando con una matita. Creo una piccola indentazione che mi faciliterà la piegatura, perché sì che è fatto di riciclo, ma mi piace che sia bene. Ecco fatto. Allora, pieghiamo qui e qui. Come taschina è un po' grande, taglierò questa parte. Ecco fatto. Adesso cosa dobbiamo fare? Inserire i fogli e fare una rilegatura di quelle preziosissime. Vedrete, allora innanzitutto facciamo 2 tagli all'estremità del punto dove metteremo i fogli. La
spina del quaderno. Tagliamo 2 volte la lunghezza dello spago, 2 volte un po', 1 e 2, un pochino d'eccesso così potremo fare un nodo. Tac. Apriamo la mazzetta al centro e facciamo passare il filo, chiudiamo e vedete, facciamo entrare il filo qui nella fessura che abbiamo creato, così è più stabile e soprattutto non abbiamo bisogno di chiedere a qualcuno di tenerci il filo per fare il nodo. Portiamo un nodo verso una delle estremità. Aspettate, ogni tanto bisogna lavorarci un pochino. Chiudo e vi farò vedere, intanto al principio l'avete capito. Ecco, guardate il trucchetto, bisogna mettere il nodo qui nella fessura, così rimane stabile, fermo lì, e fate un secondo nodo, anche un terzo se volete. Ecco fatta. E 3 al bando l'avarizia. Ecco fatto, ora non sfugge più, tagliamo l'eccesso e fissiamo, quindi abbiamo detto che vogliamo fare una taschina con lo scotch trasparente. Raccomando, fate sempre un'orecchietta quando chiudete lo scotch, perché alla fine poi trovare l'estremità è dura. Ecco. E solamente da un lato io lo faccio, quindi applico lo scotch e voilà. Poi ne metterò ancora uno qui e avrò terminato. Ed ecco qua il vostro taccuino per gli appunti, per i disegni, per tutto quello che volete scrivere, è pronto. Naturalmente potrete riciclare di volta in volta la copertina, perché potrete levare i fogli sui quali avete scritto e reinserire dei fogli nuovi. Se vi è piaciuto questo tutorial, mettete un bel pollice in alto e iscrivetevi, mi farà molto piacere. Grazie a tutti per l'attenzione, ciao!